Qualche tempo fa ho avuto modo di vedere alcuni video fatti sia da creator grandi che più piccolini in cui si lamentavano del fatto che stavano avendo un crollo abbastanza importante di visualizzazioni, dando la colpa, ovviamente come fanno in tanti, alla piattaforma, a YouTube. Quindi a questo riguardo, per aiutarti a crescere nel 2024 e quindi fare tutto al meglio già dall'inizio di questo anno, ti voglio sfatare 4 falsi miti che ho sentito in questi video e che ti possono quindi impedire di crescere al meglio su YouTube. Prima di iniziare, voglio chiarire subito un aspetto importante. Tutti i falsi miti di cui parlerò oggi sono sotto, per così dire, il grande cappello del se non stai riuscendo a crescere su YouTube, la colpa non è della piattaforma. Quindi, messo in chiaro questo aspetto, partiamo col primo falso mito. Anche se YouTube ha creato una sezione che si chiama Shorts, un po' per fare, per così dire, la concorrenza a TikTok, questo non vuol dire che voglia puntare esclusivamente su questo tipo di contenuti. A questo riguardo, come dice anche il mio caro amico Giorgio Taverniti, YouTube è la TV del mondo e non tanto solo perché possiamo vedere video da qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, PC e da un po' di tempo anche dalle smart TV. E aprendo una parentesi, l'utenza che sta usando questo dispositivo è sempre più in aumento, ma proprio perché come piattaforma ci invita a creare svariati tipi di contenuti. Dagli shorts, i video orizzontali che tuttora sono molto visti, le live, i post e così via. Infatti a questo riguardo una ricerca ufficiale fatta da Google diceva che sono davvero tantissimi gli utenti che guardano video lunghi, diciamo quelli orizzontali. E addirittura la generazione Z, quelli più giovani che alcuni pensavano guardassero soltanto i video verticali, adorano vedere i video lunghi, sia di carattere formativo ma anche per rilassarsi. Provo a immaginare che YouTube sia come un imbuto, in cui nella parte alta dove c'è tantissimo pubblico ci sono appunto gli shorts che possiamo utilizzare per farci trovare rapidamente da tantissimi utenti. Poi appena sotto abbiamo i video normali, quelli lunghi, orizzontali che dir si voglia, che anche a loro volta possono essere trovati facilmente, perché ricordiamoci che YouTube non è un semplice social, ma un motore di ricerca in cui le persone arrivano facendo ricerche e per trovare informazioni di cui hanno bisogno. E i video orizzontali sono utili a tale scopo. E poi, ancora più sotto, abbiamo le live streaming, che sono molto utili per fidelizzare il pubblico che già abbiamo raggiunto e che piano piano ci sta seguendo. Come anche tutti gli altri strumenti, come ad esempio la tab community che ci permette di fare post, quiz, sondaggi e così via. Prima di parlarti del secondo mito, ti invito a lasciarmi un bel like ed iscriverti al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video su questa tematica. E se vuoi approfondire ancora di più le tematiche che tratto sul mio canale, ti invito ad entrare nella mia community riservata, link qui sotto in descrizione, in cui troverai al suo interno un video corso totalmente gratuito, una guida PDF e ovviamente nel quale potrai farmi domande su questi argomenti e confrontarti con altri utenti. Un secondo falso mito che sto vedendo diffondersi proprio a macchia d'olio tra i creators è che YouTube premi soltanto quelle persone che portano contenuti di tendenza, che hanno lo scopo di diventare virali su qualche argomento del momento. Beh, anche questo è assolutamente falso. YouTube, lo continuerò a dire, lo dirò 1000 volte, è l'unica piattaforma veramente meritocratica, ovvero che non premia soltanto chi porta contenuti, diciamo, per tutti, no, per il pubblico in generale, ma contenuti fatti in una certa maniera, di qualità, di valore, in cui vengono applicate determinate strategie, in cui si usano gli strumenti al meglio offerti da YouTube e così via. Ad esempio, alcuni strumenti davvero poco sfruttati sono le schermate finali, che ci permettono di consigliare un nostro contenuto alla fine del video, oppure le schede che fanno apparire in alto a destra una notifica per consigliare un altro nostro video. Insomma, sono davvero tantissimi gli strumenti offerti da YouTube, ma purtroppo ancora tantissimi creator o li sfruttano male, oppure li sfruttano poco, oppure non li sfruttano per niente. Inoltre, un altro tool davvero usato pochissimo e che ti incoraggio ad usare molto di più se non lo stai facendo sono le YouTube Analytics, e non tanto per sapere quante views hai fatto, iscritti, like e così via, ma per avere dati molto precisi sugli utenti che ti seguono, che ti aiuteranno a capire cosa hai fatto bene, cosa puoi migliorare e quindi come crescere mano a mano su YouTube. Il terzo falso mito è più che altro una lamentela che sento spesso dai creator, ovvero che i loro iscritti non riescono a vedere i video e che magari qualcuno gli scrive dicendo pensavo che non facevi più video e ho visto una tua notifica dopo mesi, oppure se non andavo a cercare io il video che hai fatto non lo trovavo, eccetera eccetera. A parte casi rari in cui magari per qualche bug che c'è stato in passato che poi è stato risolto possa essere accaduto qualcosa del genere, c'è da tenere in considerazione un fattore molto importante, ovvero che gli utenti quando si iscrivono magari cliccano sul tasto iscriviti ma non sulla campanella, oppure cliccano sulla campanella ma non attivano tutte le notifiche, cosa fondamentale per non perdersi i video di chi seguiamo. E a tal proposito, mi raccomando, attiva tutte le notifiche del mio canale,
così da non perderti i miei consigli. Quindi è normale che alcuni tuoi iscritti non vedano le notifiche o comunque che si perdono qualche tuo video. Inoltre c'è da tenere in considerazione il fattore umano, ovvero che io magari sono iscritto, ricevo le notifiche, ma le ignoro, o un po' perché magari dico lo guardo dopo il video poi mi scordo, o più semplicemente perché, e qui entriamo anche nel quarto falso mito, che l'argomento non mi interessi più o non mi interessi più come prima. Quindi anche se appunto hai migliaia o centinaia di migliaia di iscritti, non significa che tutti quanti continueranno a seguirti all'infinito e guarderanno sempre gli stessi video che porti. Ma è importante ad un certo punto fare delle riflessioni, ad esempio pensare: è meglio che faccio qualche modifica senza magari cambiare il tema generale del canale, o addirittura, come hanno fatto alcuni creator e lo hanno fatto con successo, cambiare completamente l'argomento del canale. Magari prima facevano gameplay e adesso invece parlano di viaggi. Se invece continui a trattare sempre la stessa tematica, c'è il rischio che l'utenza dopo un po' si annoi. E a questo riguardo voglio fare un piccolo esperimento con te. Mi raccomando, fallo soltanto alla fine del video. Prova a scrivere sul motore di ricerca di YouTube Minecraft Gameplay. A parte i casi particolari di youtuber grossi che comunque portano contenuti originali, la maggioranza sono piccoli creators che a stampo fanno tutti video uguali, quasi identici, in cui non danno un reale valore aggiunto, si limitano semplicemente a giocare a questo videogioco. Ovviamente questo è solo un esempio, si possono applicare a tanti altri settori. Quindi il mio invito che voglio farti è che se vuoi crescere davvero su YouTube nel 2024 e creare contenuti unici, originali, divertenti, perché no, ma che vanno incontro alle necessità e bisogni e i desideri di chi ti segue o di quegli utenti che cercano il tipo di contenuto che tu offri. Infine, per te che sei arrivato fino a questo punto del video, ho un piccolo consiglio bonus che ha a che fare con il fattore tempo. Alcuni pensano erroneamente che sia possibile crescere su YouTube davvero in pochissimi mesi, e tanto più, ancora peggio, pensano che sia possibile con i metodi usati da questi youtuber e dai falsi miti che ti ho citato prima. A questo riguardo, in base alla mia esperienza e ai dati che ho avuto modo di raccogliere nel tempo, per crescere davvero su YouTube e avere successo su questa piattaforma è necessario avere pazienza, creare contenuti interessanti, lavorare con dedizione, e così piano piano si può davvero raggiungere risultati molto interessanti. Ci sono svariati casi di successo di youtubers che all'inizio, come me, come te, come tanti altri, hanno iniziato avendo pochissimi risultati, ma che dopo alcuni anni, addirittura 3, 4, 5, 6 anni, sono letteralmente esplosi e hanno avuto un successo enorme. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che se vuoi crescere su YouTube non devi avere fretta e pensare che dopo 4 o 5 video diventerai virale all'improvviso e crescerai così dall'oggi al domani. Ci vuole dedizione e impegnarsi, e tramite le giuste strategie che insegno ad esempio nei miei corsi puoi raggiungere risultati davvero importanti su questa piattaforma. Bene, qui termina questo video. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questi falsi miti, se sei d'accordo con me, se non sei d'accordo, insomma il confronto fa sempre bene. E mi raccomando, non dimenticarti di lasciare un bel like e di iscriverti al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perderti i miei prossimi video. E detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!